allo IED di Milano, dove 5 team di studenti hanno collaborato con Nuna per un progetto speciale. Ehi, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Benvenute! Grazie! È stata assolutamente un'esperienza bellissima. Entrare letteralmente nel vivo e nel pieno di prodotti che appunto superano anche una collezione stessa. Non sono abiti, sono oggetti che un genitore indossa tutti i giorni e noi ci siamo approcciati più che altro da un punto di vista più artistico, che di conseguenza si è andato secondo me a mischiare anche molto bene con la manifattura estremamente utilitaristica e sofisticata dei prodotti di Nuna. We got inspiration from various places, but first of all we went to the roots of the brand since it's a Northern European based brand, so we went to like folk tales like Hans Christian Andersen or the Grimm Brothers folk tales, and this like collective imagery of all the foliage and everything that's on the forest floor. And also one last thing was the name of the project was very evocative, let's say, and inspiring to us because it's called Nuna Tiny Tales. So when we saw Tiny Tales, we wanted to create a tiny world of our own. È stata un'occasione unica, ci ha permesso di lavorare insieme ad un progetto che unisse funzionalità e la prima cosa che le famiglie ricevono, e quindi è qualcosa su cui si fa molto affidamento, sono una delle prime cose che vengono utilizzate e per questo è molto importante dal punto di vista della sicurezza, cosa che abbiamo notato che Nuna ha molto a cuore, sia la sicurezza che il comfort del bambino, e quindi ci è stato molto facile e naturale poterci affidare a questi valori per poter costruire il nostro concept. Siamo partiti dall'idea di natura e della sua tranquillità, che è sempre fondamentale per Nuna. Infatti la scocca inferiore rappresenta un bosco, quindi un luogo avvolgente e sicuro, mentre la capote si apre su un cielo stellato. E inoltre c'è un uccello in volo che raffigura proprio la curiosità e la libertà del primo viaggio del bimbo. Abbiamo lavorato su un concept ben strutturato che vada a creare un racconto e che unisca viaggio e sogno e libertà, ma anche natura, creatività e protezione. Okay, so for us it was the first ever time that we worked on a product-based project in which we have to consider lots of different perspectives, especially the perspective of a parent. Also start from the idea of a food, and when we were thinking about a food that everybody loves, it would be something sweet. And since Nuna is a brand that has Dutch origins, we wanted to work with the syrup waffle. And when we were talking about the syrup waffle, if there would be some cute friend that would love to join for the tea party, it would be a bear who loves eating honey. Of course, we are not saying that the waffle itself has honey, but it's like the playful part of our design. It looks like the syrup of the waffle, but at the same time like a honey. So it's like a happy sharing tea time with all the family together. Abbiamo pensato per dei genitori che hanno dentro un animo bambino e vogliono comunque empatizzare col proprio figlio e vogliono soprattutto rendere ogni esperienza di tutti i giorni qualcosa di magico e di condiviso, in modo che questo nostro amichetto che ha del velcro sulle zampine possa abbracciare il bambino mentre sta mangiando. Il fatto che la sedia abbia letteralmente preso vita e non sia stata semplicemente personalizzata con un pattern o dei disegni, ma sia proprio un vero amico di stoffa che può stare insieme al bambino e condividere l'esperienza, intanto del mangiare, però anche semplicemente stare a tavola in famiglia e divertirsi insieme a lui. Per noi questo progetto è stato davvero molto importante, proprio perché abbiamo capito fin da subito che Nuna mette sempre al primo posto il consumatore finale, proprio perché si tratta di bambini e quindi bisogna avere delle accortezze in più, sia nella qualità dei materiali che nel processo di creazione di essi. Noi abbiamo iniziato a pensare subito a una fonte di ispirazione principale che è madre natura, poi da lì abbiamo pensato di realizzare una personalizzazione per stagione. E siamo partiti dalla primavera. Abbiamo pensato a un fiore che potesse rappresentare per ogni stagione, ma soprattutto per la primavera, la stagione vera e propria in sé. E abbiamo pensato al fiore di ciliegio, che poi abbiamo realizzato anche sotto forma di pupazzetto. L'importanza del custom è il fatto della sua personalizzazione, dato che tutti i pupazzetti possono essere cambiati tra le varie stagioni, anche il cuscino. Sicuramente il nostro progetto è destinato a un genitore che non solo vuole un oggetto di design che sia bello, ma anche un oggetto durevole nel tempo. E noi ci siamo veramente divertiti nella realizzazione del custom, ci siamo sporcati le mani, non so se si vede, e c'è sia molto del mio stile che dello stile di Swami. E ecco, una chicca particolare è la possibilità di personalizzare la fascia che
che tiene i pupazzetti con il nome, l'iniziale del nome del bambino, che si può anche comporre ovviamente il nome intero e niente, è tutto qua. Allora, è stata una bella opportunità per combinare quello che è stato il design dei vostri prodotti con quella che è stata la giocosità e vivacità dell'infanzia e di tutto il mondo attorno ad essa. Mi sono ispirato a quella che è la funzionalità del passeggino, nonché il trasporto e il sonno del bambino. Abbiamo rappresentato un paesaggio nella parte esterna, una volta aperto vi è uno scenario onirico. È destinato a un genitore appassionato del design dei prodotti, arricchito da una nota di vivacità e di figure morbide che appunto abbiamo realizzato sul prodotto. Siamo basati molto sull'effetto sorpresa, l'effetto wow che si ha aprendo il passeggino nel momento in cui il bambino si addormenta, permettendo quasi di immedesimarsi nel comfort che in questo momento sta vivendo il bambino durante il suo sonno. Grazie per essere con questo appuntamento che per noi è un momento di festeggiamento a conclusione di un progetto davvero appassionante che ci ha visti insieme ai ragazzi dello IED a lavorare su alcuni dei nostri prodotti e portando veramente una ventata della freschezza che questi ragazzi hanno dentro di loro. Per me è un enorme piacere presentare questo progetto. Noi lavoriamo a stretto contatto con le aziende, grazie dell'opportunità perché è stato un enorme piacere per noi lavorare con Nuna, è davvero stato un progetto perfetto. I ragazzi hanno lavorato con un entusiasmo incredibile, abbiamo avuto tantissimi candidati, li abbiamo selezionati in base alle loro abilità, fondamentalmente nel disegno o nella lavorazione dei materiali, però io vorrei averli qua. Tutti. Sonia e Bianca, venite. Il loro progetto si chiama Pudi. Simone e Ana. Carol Bad. Asia e Karin. Orso Brin. Suami e Riccardo. Fourfold. E Matteo e Marco. Il nome del progetto è Somni. Siete carinissimi, io non ho votato per nessuno perché non posso. Siete stati veramente preziosi, grazie a tutti. Davvero un bellissimo esempio e pensare, insomma, noi ci prendiamo cura dei bambini da quando sono piccoli, pensare che un domani diventeranno ragazzi talentuosi e pieni di voglia di fare come voi è tanta roba. Bravi. Progetto vincitore, rullo di tamburi, è il numero 3, l'Orso Brin.